Bentornati a casa, famiglia di stelle turche rivelate. Dicono che le parole possano costruire imperi o farli crollare in un istante. Nel mondo dello spettacolo turco, dove le immagini vengono cesellate con precisione da orologiaio e vendute al pubblico come verità assolute, a volte basta una frase sincera per far tremare l'intero edificio. Per anni abbiamo consumato una narrazione imposta, accettato etichette appiccicate ai nostri attori preferiti senza farci troppe domande. Ma cosa succede quando qualcuno che conta davvero, qualcuno credibile e coraggioso, decide di strappare il copione e dire ciò che ha visto con i propri occhi? Oggi non siamo qui per un pettegolezzo di gelosie o amori clandestini. Siamo qui per analizzare un momento di onestà brutale che ha scosso l'industria e costretto tutti a riscrivere la storia di una delle sue figure più enigmatiche. Cemre Arda, un artista che non ha mai avuto paura di mostrarsi per ciò che è, ha sganciato una bomba durante la promozione del suo film Uykuku. E non era una critica, era un elogio. Ma un elogio così sorprendente, così controcorrente, da innescare una vera rivoluzione. Parlando del suo partner sul set, Gökberk YLDRM, ha pronunciato parole che nessuno si aspettava. Dopo tutti questi anni, ho trovato un amico dolcissimo. Sono davvero felice di averlo conosciuto. Non è affatto freddo o altezzoso come può sembrare. Con quella frase semplice, Cemre non ha solo umanizzato un idolo, ha demolito anni di mito mediatico. Ma cosa c'è davvero dietro queste parole? Che cosa è successo sul set riservatissimo di Uykuku per far sì che la loro intesa cambiasse addirittura la rotta del film? Oggi, su Stelle Turche Rivelate, scaveremo tra i segreti meglio custoditi, le rivelazioni della troupe e i dettagli mai raccontati prima che spiegano come un'amicizia inattesa sia diventata il fenomeno dell'anno. Prima di addentrarci in questa storia di pregiudizi frantumati, vi invito a iscrivervi, ad attivare le notifiche e, se apprezzate un racconto che va oltre il titolo facile, a cliccare su abbonati. È il vostro sostegno che ci permette di andare a fondo. Pronti a conoscere il vero Gökberk? Cominciamo. Per capire la portata delle parole di Cemre, dobbiamo partire dal contesto. Per anni, la stampa turca, con un'insistenza quasi maniacale, ha costruito un'immagine molto precisa di Gökberk YLDRM. Etichette ripetute fino a diventare verità indiscusse: l'uomo di ghiaccio, la star inavvicinabile, l'attore che non mostra emozioni, misterioso e riservato. Anche all'interno dell'industria, i sussurri nei corridoi di produzione alimentavano l'idea: è molto chiuso, non comunica facilmente con nessuno. Quell'immagine di mascolinità fredda e distante non era solo il suo marchio, ma anche il suo scudo. E ha funzionato. Gökberk è diventato un enigma, e gli enigmi affascinano. Ma, come tutti gli enigmi, nascondeva una verità diversa. La stessa Cemre Arda, pur lavorando nello stesso ambiente da anni, aveva in parte comprato quella versione mediatica. Secondo fonti del suo entourage, le aspettative prima del primo giorno di riprese di Uykuku erano, per usare un eufemismo, basse. Gökberk, il solito, mi aspetto un tipo lunatico. Magari non ci diremo nemmeno ciao, avrebbe confidato agli amici più stretti. Il palcoscenico, insomma, era pronto per un set teso e professionalmente freddo. Ma il destino aveva in serbo altro. Il momento che ha cambiato tutto, la svolta che ha sciolto il ghiaccio sul set di Uykuku, non è avvenuta davanti alla macchina da presa, bensì durante una lettura a copione di 15 minuti fuori dall'ufficio del regista. Fonti direttamente coinvolte nella produzione raccontano che l'atmosfera fosse tesa, come è tipico del primo giorno. Poi, l'imprevedibile. Gökberk YLDRM, l'uomo ritenuto freddo, si è voltato verso Cemre Arda e, con una sincerità disarmante, le ha detto: «Sento che in questa scena cattureremo un'energia molto bella. Lavorare con te mi mette a mio agio». Immaginate la sorpresa di Cemre. Non è comune che un attore, tanto meno uno con la fama di Gökberk, sia così diretto e vulnerabile al primo contatto. Quella frase non spezzò solo il ghiaccio, lo fece evaporare. Fu un invito a collaborare davvero, un gesto di rispetto e apertura che mise positivamente in crisi tutte le sue previsioni. Il commento di mesi dopo: «È una persona dolcissima», non era una cortesia da conferenza stampa, era la conclusione limpida di quell'incontro autentico. Da quel momento in poi, la dinamica sul set di Uykuku si è trasformata radicalmente. Le testimonianze della troupe sono rivelatrici. Alla terza settimana di lavorazione, in sala regia si ripeteva spesso una frase:
Sembra che lavorino insieme da 10 anni. Da dove nasceva questa percezione? Da una chimica naturale che superava la pagina scritta. Condividevano un umorismo simile, un'etica del lavoro ferrea e, soprattutto, una straordinaria capacità di reagire distinto davanti alla camera. Entrambi arrivavano da progetti intensi, estenuanti, stressanti. Trovarsi in un ambiente in cui la comunicazione scorreva senza barriere fu un balsamo. Un membro del team l'ha detto meglio di chiunque altro: conoscevamo da sempre l'energia di MS Cemre, ma è la prima volta che vediamo Mr. Goldberg così loquace e brillante. Sembra essersi aperto ancora di più grazie a MS Cemre. Quando le dichiarazioni di Cemre Arda sono filtrate all'esterno, l'impatto è stato sismico. Perché? Perché hanno mandato in frantumi in pochi secondi la narrazione del Goldberg glaciale. I fan, abituati al mistero, si sono trovati davanti una verità rinfrescante. I social sono esplosi. Cemre è stata un vero banco di prova per Goldberg. È la prima volta che qualcuno svela così chiaramente la sua vera personalità, scrivevano gli utenti. L'hashtag cancelletto Cemre Goldberg è diventato immediatamente tendenza e i talk di gossip si sono avventati sull'argomento, cavalcando titoli sopra le righe come «Solo amicizia o qualcosa di più?». Ma l'effetto è andato ben oltre il chiacchiericcio. Nell'industria, produttori e registi hanno drizzato le antenne. Un produttore influente ha commentato: MS, Cemre e Mr. Goldberg hanno un'energia davvero armoniosa. Nessuno si stupisca se, dopo Uikuku, riceveranno un'offerta per una serie. Un insegnante di recitazione ha aggiunto: entrambi possiedono una grande profondità emotiva. È evidente che si nutrono a vicenda. Parole che hanno moltiplicato all'istante le aspettative sul film. Mi fermo un attimo, famiglia. Che ne pensate di questa metamorfosi? I media sono stati ingiusti con Goldberg per tutti questi anni? Oppure pensate che Cemre abbia un talento speciale nel tirare fuori il meglio dalle persone con cui lavora? Voglio leggere le vostre teorie nei commenti. E ricordate, le vostre opinioni sono il cuore pulsante di questo spazio. Se volete dare più forza alla vostra voce, il tasto abbonati vi garantisce badge esclusivi. Dietro quella è una persona dolcissima di Cemre si nasconde una realtà divertentissima, che alcuni membri della troupe ci hanno confidato. Un direttore della fotografia ha raccontato un aneddoto esemplare. C'era una scena in cui Mr. Goldberg doveva restare serissimo per il personaggio, ma MS Cemre gli ha lanciato uno sguardo, e lui è scoppiato a ridere rovinando la ripresa. È stato un momento così tenero che sul set hanno riso tutti. Un assistente operatore l'ha confermato. Dicono che Mr. Goldberg sia sempre freddo, ma noi abbiamo visto l'opposto. Un uomo spiritosissimo. Questi ricordi confermano la tesi di Cemre. Ciò che dall'esterno sembrava freddezza era, in realtà, una calma riservata che aspettava solo l'ambiente giusto per sbocciare. E come ha accolto quelle parole Goldberg YLDRM? Secondo fonti molto vicine all'attore, la sua reazione è stata di pura gioia e sollievo. Un amico stretto ha confidato: le parole di Cemre lo hanno reso molto felice. È stato liberatorio sentirsi raccontare con tanta chiarezza in aspetti che la gente aveva frainteso per anni. Si mormora persino che Goldberg abbia detto alla squadra: Cemre è una persona davvero speciale. Sono felice di lavorare allo stesso progetto con lei. L'impatto su Ikuku è stato immediato. Fonti vicine alla regia sostengono che la chimica tra i due fosse così potente che molte scene siano state allungate grazie alle loro improvvisazioni. Abbiamo dovuto rivedere il copione dopo di loro, ha ammesso uno degli sceneggiatori, confermando che una sequenza emotiva chiave si è raddoppiata di durata per la forza della loro recitazione congiunta. L'affermazione di Cemre non è stata solo un complimento, è stata una rivoluzione nella percezione pubblica. Ha umanizzato una star, ha rivelato la verità dal set e ha trasformato l'amicizia tra i due attori nel tema più caldo del momento. Il beneficio è stato reciproco. Cemre ha confessato che andare sul set non era mai stato così divertente, e Goldberg ha ammesso che l'energia di Cemre è stata preziosa. Non sentivo nemmeno la stanchezza delle riprese. Ora, la domanda che tutti si fanno è: questa amicizia aprirà le porte a nuovi progetti? Le voci di corridoio dicono che una piattaforma digitale stia già esplorando l'idea di rimetterli insieme. I fan lo chiedono a gran voce. Vi prego, fate una serie. Questi due hanno un'energia inesauribile. Sarebbero perfetti in un progetto romantico. Qui a Stelle Turche Rivelate seguiremo la vicenda passo dopo passo,
perché se Cemriarda ci ha insegnato qualcosa è che la verità è l'arma più potente di tutte. E che, a volte, i miti più duri cadono per un semplice sorriso. E voi, famiglia, cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivederli insieme sullo schermo? Scrivetecelo nei commenti, coccolate il tasto mi piace e condividete questo video, così che la verità su Gökberk arrivi a tutti. E ricordate, il modo migliore per sostenere questo racconto in profondità è cliccare su abbonati. Grazie per esserci, per essere critici e per non accontentarvi delle etichette. Ci vediamo nel prossimo video, sempre sintonizzati sulle stelle. Stelle turche rivelate.